cari conoscenti, come avete visto, diciamo, questa praticamente appunto era la versione strumentale di cui ho parlato, appunto, diciamo, nel video in cui ho cantato una canzone, perché quella fondamentalmente è una canzone. Poi perdonatemi un attimo per, diciamo, quei leggerissimi errori, ma dovuti, diciamo, al cambio degli strumenti, perché comunque sì, diciamo, sono un po' abituato, però comunque non è mai facile, poi comunque uno è davanti a una telecamera, anche se non c'è nessuno intorno, insomma, non è mai facile comunque a cambiare, diciamo, rapidamente i vari strumenti, i vari timbri, e quindi un'operazione sempre che richiede comunque anche in questo caso una certa abilità, quindi perdonate gli errori che sono scaturiti, ma pochissimi comunque sono scaturiti tutto da questo punto di vista. Comunque, dicevo, questo, diciamo, brano io in qualche modo, come già dicevo l'altra volta, secondo me è uno dei migliori in assoluto di Angelo Badalamenti. Probabilmente, cioè, tantissimi brani di Angelo sono straordinari, ma direi che personalmente, diciamo, quelli che stanno proprio sul podio sono Montage from Twin Peaks, che, diciamo, come suggerisce stesso il titolo, è una sorta di montaggio tra vari pezzi, 4 brani, che Angelo ha mischiato appunto in un unico brano, per questo montaggio from Twin Peaks. Comunque questo brano in qualche modo fa parte della colonna sonora di Fuoco cammina con me, il film prequel e sequel di Twin Peaks del 92. Tra l'altro, come sapete, criticato, però poi quando uscì poi rivalutato solo ovviamente nel corso degli anni, ma si sbagliavano allora, però comunque vabbè, è andata così, ma va bene lo stesso. Che poi, dicevo, il Laura Palmer Steam, che credo comunque per me conservi un certo primato, cioè io lo reputo probabilmente veramente il suo brano migliore in assoluto, probabilmente uno dei più grandi brani composti non solo l'intera storia delle colonne sonore da film e diciamo alle serie tv, ma anche appunto l'intera storia della musica, non ovviamente da un punto di vista tecnico, cioè potremmo mai paragonare ovviamente Angelo Badalamenti, insomma Beethoven, Bach, Mozart, Handel e compagnia cantando, certamente no, però da un punto di vista, diciamo, del significato, perché secondo me il Laura Palmer Steam, come ho detto, ho avuto modo di dire in altre occasioni a varie persone che mi conoscono, Laura Palmer Steam, diciamo, rappresenta secondo me l'essenza della vita, alla maniera di filosofi, o comunque nel modo in cui hanno inteso la filosofia di vita, insomma, filosofi come Nietzsche, Leopardi, e io sono sicuro che loro sarebbero stati comunque d'accordo con questo, diciamo, con questa mia visione, anche se non lo posso sapere con certezza, però in qualche modo ne sono convinto. Detto questo, io invito ad ascoltare questo brano, perché io in qualche modo ho suonato, preso sul mio canale 2 versioni di questa esecuzione di questo brano, però io invito a sentire l'originale perché è veramente un'opera d'arte assoluta. In qualche modo io linkerò, metterò, diciamo, il pezzo, il link in collegamento. E sì, detto questo, poi a questo punto, diciamo, la settimana prossima seguirà praticamente un altro pezzo, anzi 2 pezzi, che io in qualche modo già suonavo e che quindi ho ripreso in questa occasione in particolare. Comunque seguiranno 2 pezzi appunto dedicati a un altro film, stavolta non di David Lynch come già accennavo nel video precedente, il video messaggio precedente, ma di un film di un altro regista straordinario, straordinario proprio, di cui appunto ricorrerà un anniversario, diciamo, molto importante, e quindi io farò il video, forse anche un po' cinematografico, ma non lo so ancora, quando guarda all'inizio, giusto pochi secondi, però farò il video contenente questi 2 brani, e comunque non sono nemmeno molto lunghi, ma
Comunque, un altro compositore, tra l'altro, unico, un altro genio assoluto, assoluto, eccezionale, diciamo, i classici termini di Sandro Piccini, telecronista, grandissimo telecronista, appunto, giornalista, G con la G maiuscola. È bene ricordare che è uno dei pochi giornalisti che ha sempre difeso e difende tuttora il Napoli, che lo sta seguendo, ora sta a Sky, passato a Sky, ma diciamo superiore, onestamente superiore a tutti quei partecipanti di quel club, quindi non ha niente a che vedere, ma per una visione personale. Comunque detto questo, continuatemi a seguire e insomma se volete, veramente non sono nulla, sono una nullità, sono il nihil, ma in qualche modo faccio questo fatto, appunto questi video, fatto appunto di piacere, così lo sapete, comunque sia su YouTube che su Facebook. E poi penso che avete un po' imparato le mie tre espressioni che utilizzo sempre, i miei diciamo tre espressioni che casualmente ricorrono nel mio parlato, che sono appunto diciamo, e poi ci sono altre due espressioni, in questo momento mi sfuggono, ma che se voi notate il mio discorso sicuramente siete in grado di notarle, in grado di rammentarmene, comunque le scrivo sotto, casomai nel commento. Detto questo, poi insomma, rispetto alla prossima, e sì, ci vediamo, ciao.